Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo l'allenatore, finalmente è stato annunciato, l'allenatore del Napoli, non se ne poteva più, i tempi stringevano. Aurelio De Laurentiis ieri, tweet ufficiale, benvenuto Rudy Garcia, nuovo allenatore del Napoli. Notizia che arriva in concomitanza con il gol della Spagna. Infatti, in quel momento, ieri sera, mentre guardavo la partita, comincia a vibrare il telefono, però era appena entrato il gol della Spagna, quindi mi sono detto, ok, sono tutti gli amici da WhatsApp, Telegram per confrontarci poi sul gol preso dall'Italia. Vado ad aprire alcuni messaggi e mi trovo Rudy Garcia in prima pagina, così ci resto un attimo allibito, però vado a vedere, controllo la notizia, è ufficiale, e alla fine è stato scelto dal presidente, almeno le ultime indiscrezioni dicono che il presidente era stufo di aspettare comunque Galtieri che prendeva tempo per la rescissione del contratto col Paris Saint-Germain, eccetera, eccetera, eccetera. Decisione più che giusta, perché bisogna programmare una stagione, bisogna mettere comunque mattone su mattone per il campionato che verrà, che alla fine 2 mesi passano in fretta, quindi bisogna programmare, bisogna progettare. Benvenuto Rudy Garcia, lo chiamo sempre Raul, non so perché, comunque benvenuto Rudy Garcia. Dal mio punto di vista credevo arrivasse qualcun altro, però sono andato a documentarmi nel passato recentissimo del nostro nuovo allenatore, ex Roma, 4-3-3, giocato con l'Al Nasr. Mi sono andato a guardare tutti gli highlights delle 23 partite dell'Al Nasr per vedere come si muove la squadra, con che modulo gioca. È un 4-3-3, 4 dietro. Siamo in un campionato ovviamente in Arabia dove possiamo andare a vedere i numeri dell'Al Nassr di quest'anno sicuramente, ma dobbiamo prenderli comunque un tantino con le pinze perché è un campionato diverso. Però 23 uscite, 55 reti fatte e 16 subite. Non mi sembra un ruolino di marcia poi tanto schifoso, diciamo, tra virgolette, perché se vediamo i numeri del Napoli, dello scudetto, 77 reti fatte e 29 subite su 38 partite, a livello di numerologia siamo lì, non siamo lì a livello di qualità di campionato, siamo d'accordissimo su questo, però è comunque un calcio offensivo, è comunque un calcio che cerca di dominare comunque la squadra avversaria. Da questo punto di vista credo che sia stata comunque sia stato un fattore a favore di Garcia per la scelta di De Laurentiis. Il 4-3 è un altro puntino a favore di Garcia per la scelta di De Laurentiis. E poi dal mio punto di vista ci sta il fatto che hai allenato già in Italia, hai allenato a Roma addirittura, piazza caldissima, quindi non dovrebbe pesarti il venire ad allenare a Napoli, al di là dell'eredità di Spalletti che ti viene lasciata. E poi a Roma ha fatto 2 secondi posti con 85 punti. Quindi mica noccioline. Me lo dico stesso a me che ero il più scettico ed era l'unico dei tanti nomi fatti che non mi sarei aspettato. La notizia mi ha lasciato un po' sbigottito ieri sera, però ho già metabolizzato e sono già qui pronto a sostenere perché è l'unica cosa da fare. L'unica cosa da fare da adesso in avanti è sostenere e lasciar lavorare società, allenatori e squadra nella massima tranquillità. Poi giudizi, sentenze, incazzature, se ci saranno, avranno i loro tempi. Ci sarà tempo per arrabbiarsi, speriamo di no ovviamente, però per fare le critiche, per dire la nostra e per inveire contro il presidente perché già si è cominciato, perché quello Garcia è un contratto a 3 milioni per 2 anni con l'opzione del terzo, così lo volevi, perché Luis Enrique non è venuto, non è vero che non è voluto venire, perché non vuole cacciasordi e tutte queste chiacchiere da bar che alla fine sono stufo anche di nominare.
dobbiamo dare fiducia al presidente, fiducia a Garzia e fiducia al nostro Napoli. È l'unica cosa da fare. Ve lo dice uno che, video alla mano, non voleva Garzia. Cioè io, tra tutti i nomi che sono stati fatti, speravo che venisse qualcun altro. Però poi sono andato a documentarmi nel passato recente perché ero rimasto ad un Garzia meno offensivo come calcio e invece mi devo ricredere e poi credo che anche molti di voi quando abbiamo cambiato Benitez con Sarri credevano tutti quanti chi abbiamo preso a Sarri, ma chi lo sa che fine facciamo e quant'altro. E alla fine abbiamo visto che Sarri ha espresso calcio, ha disegnato calcio a Napoli, la stessa cosa con Spalletti e mi metto anche io in primis. Prendemmo Spalletti e io ebbi la stessa reazione quasi. Ma no, è un profilo antipatico, non lo so, Spalletti per Napoli, non lo so, non sapevo come decifrarla la scelta di Spalletti. Invece, Spalletti, 2 anni, scudetto a Napoli, tutti zitti e muti, quindi adesso bisogna sostenere senza criticare. Poi è anche vero che, come ho fatto io ieri sera, potete farlo anche voi ragazzi, documentarsi. C'è tutto sotto mano, abbiamo tutto alla portata per poter andare a vedere qualsiasi cosa, dati, statistiche, analisi, per poter un po' decifrare la situazione e cercare di capire il Napoli che sarà. Si infiammerà il mercato da oggi in avanti perché è arrivato l'allenatore, ci sarà la progettazione. Benvenuto Rudy Garcia un'altra volta. Meno male che è finita la saga chi sarà l'allenatore del Napoli perché non ne potevamo più. Sempre Forza Napoli ragazzi, iscrivetevi al canale se vi va, ne parleremo e approfondiremo ancora di più l'argomento Rudy Garcia, il calciomercato del Napoli e tutte le notizie che usciranno da qui in avanti fino all'inizio del campionato prossimo. La parola è sostenere, sostenere sempre. Forza Napoli, ciao!